Yeah. Yeah. Allora ragazzi, oggi tanto lo sapete già per cosa siamo qua, avete letto il titolo, quindi bando alle ciance e bando alle perdite di tempo inutili. Per farvi capire un po' chi è V7, secondo me vi basta guardarlo. L'avete visto nella copertina, quindi già un'idea ve la siete fatta e sicuramente chi come noi è appassionato di questo mondo già saprà tutto quanto. Però io ho deciso insieme a Enzo dei Move, che ringrazio per avercelo mandato in anteprima europea e oltretutto con la colorazione gialla. V7 l'ha tirato fuori con un altro colore, un azzurrino. Noi italiani sappiamo bene qual è il valore dell'estetica perché la moda nasce da noi. È riuscito a farselo fare giallo, insomma. Vabbè, comunque partiamo subito perché sono carico, sono molto carico e quindi voglio raccontarvi un po' tutto. Prima di partire però vi voglio ricordare che anche oggi con questa anteprima italiana vi potete portare a casa la maglietta di Laco Creative by Heatherborn. Vi basterà semplicemente andare a ricercare durante tutta la durata del video la parolina magica e commentare qua sotto, ovviamente non solo con la parolina magica, ovviamente non solo con la parolina magica, cioè scrivete tutto quello che volete. E comunque ora bando alle ciance, iscrivetevi al canale se vi va e andiamo con la sigla e ve lo inizio a presentare. Quindi andiamo con la sigla. Oggi la voglio proprio far così, la recensione. Vorrei cercare di dargli un tono un po' più disteso, una chiacchierata fra amici. Fatemi sapere giù nei commenti se preferite questa modalità di chiacchierata, un po' come gli amici al bar, quindi guardandosi negli occhi, oppure se preferite il vecchio metodo, come mi dicevano, a sballettare davanti alla telecamera. Anche perché non so come mai, ma io quando sono così in tensione mi viene da ballare. Partiamo come al solito dalle dimensioni. V7-9 è abbastanza generoso. È lungo 122 cm e alto 121 cm. La larghezza del manubrio è bella generosa, infatti parliamo di 64 cm di larghezza. La storia cambia totalmente quando andiamo ad azionare e ad agire sulla leva per richiudere il monopattino. Infatti l'altezza si riduce, la lunghezza rimane la stessa, mentre l'altezza si riduce a ben 49 cm, mentre la larghezza siamo a poco più di 20. Infatti la pedana è il punto più largo, perché grazie al sistema di chiusura delle manopole riusciamo a rendere strettissimo il monopattino e ultra portatile. Nella parte posteriore troviamo il gancio che è perfetto per andare a trasportarlo andandolo ad impugnare dall'asta del manubrio. E mi fermo subito sulla chiusura. Sì, perché V7 nella chiusura secondo me ha uno dei suoi punti forti. Infatti una volta andato ad agganciare, ad aprire l'asta, riusciamo a trovare una solidità che è veramente invidiabile. Io questa solidità l'ho trovata in pochissimi monopattini. Devo ammettere che mi ha stupito fin da subito. E oltre alla solidità della chiusura, mi ha stupito anche la semplicità di utilizzo, perché semplicemente svitando la sicura che si trova nella parte superiore della maniglia e sganciando la maniglia si riesce a rendere compatto il monopattino in pochissimi secondi. In più sul lato trovate una comoda chiavetta con una molla per far sì che in fase di sgancio non vi si richiuda su se stesso inaspettatamente. Infatti basterà sollevarlo di quel poco che basta per andare ad adagiare l'asta sopra la pedana. Insieme al sistema di chiusura del piantone, l'altra cosa che mi ha stupito è la solidità nelle manopole. Infatti non ci saranno assolutamente giochi. Una volta richiuse e riavvitate le manopole sono belle, solide e stabili. Sembrava proprio di avere un manubrio intero senza nessun punto di chiusura.
Brava V7. Adesso spostandosi nella parte saliente del monopattino, andiamo a parlare del motore. Il motore è il classico motore della famiglia Zero. Innanzitutto è 500 watt, quindi legale, e lo potrete utilizzare tranquillamente sulle strade italiane. Questo monopattino vi arriverà limitato a 25 km/h e quindi potrete circolare nelle strade italiane andando a questa velocità, che poi è anche quella massima ammessa nello Stato italiano. Ovviamente poi dopo magari insieme all'Aco faremo anche un video per farvi vedere come si sblocca il monopattino per andare a raggiungere tutta la potenza, che ovviamente potrete utilizzare soltanto in aree private, mi raccomando. Il motore riesce a raggiungere un picco di 1300 watt, infatti la potenza c'è e si sente. Quando andiamo a dare tutto il gas ha un'accelerazione molto graduale, però si sente che il motore è potente. Le salite ovviamente non se le divora come il Cabo Wolf Warrior oppure come lo 08X, però riesce a fare tranquillamente i cavalcavia che avete in città. Io almeno qua a Firenze ho fatto diverse salite e è andato tranquillamente su. Questi motori, proprio come mi era successo sullo 08X e sullo 09, hanno la caratteristica di essere super silenziosi e belli potenti. È presente anche il sensore di temperatura. Quando voi state facendo delle salite, questo sensore vi farà evitare danni. Non tutti i monopattini hanno, che però è molto ma molto piacevole da avere. Se non altro vi fanno andare in collina con un po' più di spensieratezza. E ora andiamo sull'altro punto che lo fanno essere bello performante. Sotto la pedana troviamo una bella batteria da 52 volt per 13 Ah. Io, senza aver visto le caratteristiche che aveva il monopattino, appena l'ho preso in mano e sono andato a provarlo mi sono reso conto che non aveva una batteria da 48 ma era da 52, perché aveva un bello spunto. Poi appena ho letto che era da 13 Ah avevo storto il naso, e per darvi maggiori informazioni mi sono fatto un bel test batteria guidandolo a 25 km/h, che ovviamente è la velocità massima con la quale si può circolare in Italia. Sono riuscito a coprire ben 45 km, che se andiamo a vedere un po' tutte le caratteristiche del mezzo non sono pochi. Sinceramente non so quanti chilometri faccio da sbloccato, anche perché non ve l'ho detto prima mentre stavamo parlando del motore, ma il piccolo riesce ad erogare una velocità di ben 49 km/h, quindi sicuramente a 49 all'ora le percorrenze saranno inferiori, però è vero anche che non andiamo mica sempre a 50 all'ora. Probabilmente hanno mantenuto la batteria da 13 A un po' per contenere i costi, che sarà una cosa che sicuramente vi farà piacere, ve lo dico più tardi, ma forse anche per contenere un po' il peso del mezzo. È dotato di ben 2 porte per la ricarica. Ovviamente in confezione troverete soltanto uno di caricabatterie, però qualora qualcuno volesse avere la carica più veloce, anche se io sinceramente ve la sconsiglio, avete la possibilità di attaccarne ben 2 di caricabatterie. In dotazione troviamo un caricabatterie da 2 A, e la cosa che mi è piaciuta è la posizione in cui li trovate questi attacchi. Sì, perché di solito si trovano nella parte sottostante, o almeno nella parte laterale però bassa. Nel V7 invece le trovate proprio sopra la pedana. All'occhio non attento non darà nessuna informazione. Io invece appena l'ho visto ho pensato, finalmente messo in un punto dove anche se becchi un po' d'acqua non ci va mai. Avercelo sotto c'è sempre quel rischio. In questo caso invece sono proprio posizionati in un punto al bacio. Ora invece passiamo a parlare dei freni. V7-9 esce dalla fabbrica con 2 bei freni a disco che adesso siamo arrivati ad avere tanti freni idraulici che poi dopo alla lunga potrebbero portare dei problemi. Io, come al solito, amo il buon caro vecchio X-Tech. Qua troviamo delle pinze meccaniche che sono semplicissime, funzionano molto bene, non ho mai avuto nessun problema. Oltre al freno meccanico troviamo un ottimo e ben tarato freno elettrico. Infatti abbiamo l'ABS elettrico che si attiva istantaneamente nel momento in cui andiamo a sfiorare la leva del freno. A me è piaciuto perché innanzitutto inizialmente vi sembrerà che stia frenando soltanto il freno a disco, perché è proprio tarato bene. Quando lo andiamo a sfiorare inizia a rallentare e poi dopo lascerà il lavoro al disco quando praticamente il motore sarà quasi fermo. Secondo me è molto meglio avere un ottimo freno elettrico come questo piuttosto che delle pinze idrauliche con condotti idraulici che poi dopo alla fine, quando al primo problema che abbiamo e dobbiamo magari fare uno spurgo, iniziamo ad avere milioni di problemi e ci pentiamo amaramente di questa cosa, quindi pensateci. E rimanendo sempre sulle ruote, le gomme di V7-9 sono da 8 pollici
12,5x3. Sono gomme piccole e larghe, come abbiamo visto nel Mantis Mini, e a me sinceramente sono piaciute molto. Danno sempre una buona stabilità e oltretutto troviamo una chicca che non è da poco. Infatti su V7 9 abbiamo il cerchio scoppiabile, quindi abbiamo la camera d'aria, sì, però in caso di foratura in 5 minuti riusciamo a rattoppare oppure sostituire la camera d'aria senza nessun problema. Ho sentito tante e tante parolacce quando io al mio vecchio Mantis forai e chiamai l'ACO per farmi cambiare la camera d'aria. Sì, ne ho dette tante. Vabbè, a sto giro gli è andata bene, dai. E oltretutto hanno anche un buon grip. Infatti io purtroppo la recensione di V7 9 è stata funestata dal maltempo, quindi io purtroppo l'ho dovuto guidare anche con l'asfalto bagnato, però mi ha dato modo di provare che questi pneumatici sono anche di buona qualità, perché anche sul bagnato hanno una buona aderenza e si sono comportati veramente bene. V7 9 è dotato di sospensioni anteriori e sospensioni posteriori, una cosa che a chi come me vive in città storiche, come tanti romani ci vengono a chiedere cosa comprare per superare in maniera tranquilla il San Pietrino, qua troviamo delle buone sospensioni, sono in stile Mantis. Oltretutto troviamo sia nella parte anteriore che nella parte posteriore il modo di regolare le sospensioni, quindi in base al nostro peso riusciamo a regolare il precarico in maniera perfetta, in modo da avercelo sempre con la reattività giusta. Appena vi arriva saranno un po' morbidone, però con due brugole riuscite tranquillamente a settarle sul vostro peso. Io ovviamente ho chiamato l'ACO e me lo sono fatto fare. V7 9 ha un telaio in lega di alluminio aeronautica, quindi roba di un certo livello, che permette di avere una bella solidità e una buona stabilità. Al di sopra del piccolino riusciamo a portare fino a 120 kg, che non è roba da poco. Il telaio è strutturato bene, ha una buona ciclistica e in più, per agevolare la guida, troviamo nella parte inferiore del piantone dello sterzo una sfera di centraggio. Infatti se voi girate il volante di V7 9 sentirete che in posizione centrale ci sarà un piccolo scattino che agevolerà il monopattino nel mantenere il manubrio dritto. Questa piccola sfera che si va a incastrare con lo sterzo dritto mi ha permesso di guidare con tranquillità. Ovviamente non si fa anche con una mano, perché dà proprio sicurezza. E infatti devo ammettere che questa di V7 è stata proprio una bella pensata, soprattutto per quelli che come me utilizzano il monopattino tutti i giorni, e avere la sicurezza nel proprio mezzo deve essere alla base. E ora invece ci spostiamo nella parte alta del monopattino, dove troviamo i due semimanubri che, come vi ho detto prima, non le sentirete mai ballerine, le manopole. Nella parte sinistra del manubrio troveremo un pulsante che sarà quello del clacson. Secondo me è montato sul posteriore, infatti quando andate a suonare si sente pi 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 pi. Io all'inizio pensavo che mi stessero suonando dietro. Vabbè, questa è un'altra storia. Nella parte destra invece del monopattino troviamo una dashboard in stile Minimotor. Esteticamente è molto simile a Minimotor, infatti qualcuno ha storto il naso. Una forma già vista e quindi diciamo che per me mi è indifferente. Nel display troviamo le solite informazioni, cioè chilometraggio totale, chilometraggio parziale e voltaggio della batteria, che però ritroviamo anche nella parte sottostante, dove vicino troviamo... no, di qua. Dove vicino troviamo questo, un punto dove andare ad affiancare questa cosa qui. Cos'è? È un tag NFC. Il monopattino, una volta acceso, si potrà sbloccare semplicemente avvicinando i tag NFC che trovate all'interno della scatola. Volendo potreste anche settare il vostro cellulare. Magari se riesco vi porto un video e vi faccio vedere anche come potreste fare. Scrivetemelo nei commenti se vi interessa. E ora, arrivando alla chicca delle chicche, le manopole sono di gomma semplicissime, però nella parte più interna, cioè molto vicino al pollice, c'è un pulsante sotto la manopola che permette di azionare le frecce. E la cosa che più mi ha stupito è come sono state integrate le frecce in queste manopole. È geniale. Semplicemente alzando il pollice dalla posizione di riposo andrete a cliccare e vi daranno 10 secondi di freccia e poi si spegnerà. Sgrassatore. Ha le luci, quelle che servono per circolare tranquillamente nelle strade italiane, cioè abbiamo le due luci rosse dietro che in frenata lampeggiano, due luci davanti anche di colore bianco, e in più sul parafango anteriore troviamo un'ulteriore luce che dovrebbe essere il faro di profondità.
ve lo dico, è una ciofeca, non illumina niente. Infatti vi consiglio vivamente di mettere un'altra luce, probabilmente dovuta dalla posizione, perché è molto bassa, all'altezza proprio strada, ruota, però non ha profondità, quindi le luci no, bocciate. Vi vedono molto bene, ma se voi dovete vedere e dovete affidarvi a quelle luci lì, ve lo sconsiglio. E ora ragazzi arriviamo alle conclusioni, perché sicuramente non vi ho detto la cosa che è più importante, che è il prezzo. Non ve lo dirò neanche in questo momento. Infatti vi invito ad andare tutti quanti in descrizione del video, dove troverete il nostro codice sconto, e poi vi invito a fare un giro sul sito di iMove, perché il prezzo sarà una di quelle cose che è veramente interessante, soprattutto messo vicino a così tanta qualità. Le cose che mi hanno stupito in maniera veramente piacevole sono state tante. In primis la chiusura immediata. Nel Mantis tutte le volte che lo dovevo chiudere o riaprire mi fermavo, facevo un po' di meditazione e poi iniziavo. Purtroppo quel sistema di chiusura col collare io l'ho sempre un pochino odiato, mettiamolo così. Un gancio bello grosso che va ad unire due bei pezzi di telaio, il motore che è bello brioso. Oltre ad essere sempre molto silenzioso, è andante, va sempre bene, la sente la salita perché è un single motor, quindi con un motore e con un pezzo d'uomo come me sopra purtroppo un po' di fatica la fa, però le supera tranquillamente, agevolmente. La sicurezza del sensore di temperatura mi fa andare tranquillo e non è cosa da poco. L'altra cosa che mi ha stupito piacevolmente è stata la qualità di guida. In più la sfera di centraggio dello sterzo vi dà una tranquillità e una sicurezza che, se vi capita di provarlo, poi andrete a ricercare. Ora vi chiedo di andare anche voi giù nei commenti e di scrivermi che cosa ne pensate di questo V7, che opinione vi siete fatta, e oltretutto sono curioso di sapere come vi sembra il prezzo. Piccolo spoiler, non è troppo lontano dal prezzo del G30. Fatevi un pochino le vostre idee e pensate un pochino a che cosa potreste avere spendendo qualche euro in più. E niente ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, spero che vi sia piaciuta questa recensione di V7 9, credo che su YouTube Italia almeno non sia arrivato da nessuna parte. E comunque vi ringrazio e vi aspetto, mi raccomando, nel prossimo video. Attivate la campanella perché magari è qualcosa che vi potrebbe interessare. Ciao ragazzi! Twice. Mess up more. You'll end up all alone. Do you want this? You really had to come. I just got here.